Ciao ragazzi, allora benvenuti in questa nuova serie di video. Oggi cerchiamo di parlare di qualcosa di nuovo, qualcosa che sta prendendo molto piede nello sviluppo moderno, soprattutto nell'ambito del JavaScript oltre che del Python, ovvero la LangChain. Ovviamente, che cosa faremo in questo video? Vedremo come utilizzare, innanzitutto che cos'è, come utilizzare la LangChain insieme ad un modello di Large Language Model, come per esempio Llama 3, ok, e tutto quanto in locale, quindi non utilizzeremo delle API o comunque sia, ad esempio ChatGPT, le API di ChatGPT direttamente online che diventano anche a pagamento. Ovviamente che cosa faremo? Impareremo a costruire delle applicazioni molto avanzate sfruttando dei modelli di linguaggio. Quindi che cosa succede? Adesso cerchiamo di capire come funziona la LangChain, vediamo per quale motivo è estremamente importante utilizzarlo con modelli come Llama e vediamo come configurare intanto l'ambiente di sviluppo. Questo sarà il nostro primo step fondamentale. Iniziamo a parlare di quello che c'è sul background, ovvero la LangChain. Ovviamente si tratta di una libreria totalmente open source, almeno per il momento, progettata per lavorare con dei modelli di linguaggio come ad esempio OpenAI, ok? È nata principalmente per l'interazione con ChatGPT, il più famoso large language model che abbiamo oggi a disposizione, ma funziona praticamente perfettamente con tantissime altre tipologie di modelli, tra cui Llama 3. Ovviamente parliamo di Llama, il modello totalmente open source di Meta, ok, che ci permette di utilizzarlo e di scaricarne una versione totalmente locale grazie, ok, al progetto Ollama. Allora, praticamente vi basterà cercare ollama.com per essere direzionati direttamente su questa tipologia di elemento. Che cos'è fondamentalmente il progetto Ollama, giusto per farvi capire? Allora, Ollama, ok, è un set di funzionalità e di istruzioni da command line interface, quindi da nostro terminale, ok, che ci permette di utilizzare e di avere già a disposizione dei modelli già pronti, ok? Che cosa significa? È una sorta di repository da dove andremo a riprendere modelli diversi con cui interagire. Se clicchiamo in alto a destra su Models possiamo vedere tantissime tipologie di modelli che sono già a disposizione, tra cui ad esempio Llama 3.2, Llama 3.1, Llama Vision e così via. Possiamo vedere che ci sono diverse, adesso quello che ci interesserà è proprio questo, ci sono diverse categorie di linguaggio, ok? Le versioni per esempio Llama 3.2 in 1 billion o 3 billion di token, ovviamente il numero di token che hanno a disposizione per effettuare la manipolazione delle richieste, oppure tra virgolette abbiamo tante altre tipologie di elemento, come per esempio quella più completa con la 8B, 8 miliardi di token, e la 70 miliardi di token che ha molto parecchi requisiti minimi da soddisfare. Esempio pratico, funziona soltanto con schede video molto potenti di ultima generazione. Se avete un portatile ovviamente vi consiglio di utilizzare dei modelli minimali come per esempio l'8B oppure dei micro modelli come il 3.2 che abbiamo analizzato prima. Ovviamente qui ci sono tutte le informazioni riguardanti anche le performance, potete analizzarle come volete, ma in questo caso non ci serve troppo questa tipologia di elemento perché questo sarà soltanto uno dei pezzi fondamentali per la creazione delle nostre applicazioni di tipologia LangChain. Quindi fondamentalmente qual è l'idea della LangChain? L'idea è quella di costruire una sorta di sistemi software, ok, che sono direttamente collegati a un large language model che in questo caso, utilizzando ovviamente Ollama con il modello Llama 3, non vadano all'esterno, quindi non permettano la comunicazione o comunque sia non comunicano, tra virgolette, i nostri dati verso l'esterno, cercando di in un certo senso creare una sorta di piccola applicazione che interagisce con un large language model direttamente sul nostro computer oppure su un server totalmente controllato. Che cosa significa? Che se voglio creare un chatbot per la mia azienda posso farlo localmente con Llama 3 e mettere a disposizione tramite delle API oppure un piccolo software che vado a creare direttamente io soltanto alcune funzionalità. Un altro esempio potrebbe essere quello del se ho bisogno di creare dei report personalizzati su un dataset mio,
quindi su una categoria, un insieme di dati estremamente grande che comunque fa parte della mia azienda, tutto quanto lo possiamo far rimanere sul nostro server senza comunicare verso l'esterno con altre aziende, però utilizzando la potenza del nostro Large Language Model e quindi di tutto quel set di funzionalità che ci ha abituato ovviamente ad utilizzare ChatGPT. Bene, la prima cosa che dobbiamo fare, ok, con il primo step fondamentale di questo video è praticamente quello di scaricare ovviamente Ollama. Che cosa fa Ollama? Quindi Ollama è semplicemente un potenziamento del nostro terminale, come vi ho accennato prima, che ci permetterà di scaricare automaticamente dei modelli preconfigurati, ok? E quindi saranno già pronti per effettuare le nostre operazioni. Clicco su Download in alto a destra, scarico la versione che mi interessa, io in questo caso sto utilizzando una macchina Windows, scarico la versione per Windows. Diamogli qualche minuto. Una volta completato il download, possiamo avviare l'installazione cliccando su ollamasetup.exe che ovviamente avrà scaricato sul nostro sistema. E procediamo ovviamente con l'install, è un add-free, quindi fondamentalmente la tipologia di installazione è molto semplice, non installa delle pubblicità o altro software nello stesso identico pacchetto e attendiamo ovviamente che completa il sistema. Una volta completata l'installazione praticamente scompare la nostra finestra e non vediamo praticamente più nulla. La cosa importante che possiamo vedere però è questa. Se cerco il terminale, guardate, o il prompt dei comandi come volete, fondamentalmente potete utilizzare anche la PowerShell senza problemi. Se digitate Ollama, guardate, esce qualcosa di questo tipo, ok? Ovvero l'help, ovvero l'elenco di funzionalità che voi potete utilizzare all'interno di Ollama stesso. Allora, come funziona Ollama? Guardate, in questo momento abbasso la nostra schermata e andiamo a cercarci il modello che vogliamo. Allora, clicchiamo su Models, quindi voglio per esempio cercare Lama, guardate, voglio cercare la versione di Lama 3.1 che è una delle più performanti al momento in cui sto facendo questo video, potete ovviamente scegliere quella che volete, e mi focalizzo esattamente sulla 8B perché mi trovo su un portatile in questo momento, quindi più è piccolo il modello, più performante ovviamente saranno le mie richieste e soprattutto le risposte alle mie richieste. Quindi come funziona in questo momento? Guardate, lui mi dice, dopo una bella descrizione riguardo anche le prestazioni, ho delle informazioni riguardanti proprio lo scaricamento. Allora, la cosa un po' più importante in questo momento è che mi basterà utilizzare questa tipologia di comando per effettuare un run direttamente, ma la cosa che mi interessa un po' di più fondamentalmente è quello di analizzare i comandi precisi, ovvero guardate, il pull significa che in pratica lui scarica un modello dal registro, quindi significa che se il nome del modello è esattamente Lama 3.1, io posso fare questo, o Lama pull, ovviamente Lama 3.1.
guardate che cosa succede. Ovviamente va in pulling del manifest, ovviamente sta scaricando il file che descrive tutti quanti gli elementi che fanno parte di Llama. Allora, la cosa un po' più importante è proprio questa. Guardate la grandezza del file che sta scaricando. Tecnicamente questo è tutto quanto il modello in pre-trained, cioè ovviamente pre-addestrato. Significa che praticamente lui deve scaricare per forza questi 4,9 giga per ovviamente effettuare la manipolazione sia delle richieste che ovviamente delle risposte. Quindi attendiamo un po' di tempo, ovviamente farò andare avanti il video molto più velocemente e continueremo poi esattamente da questo punto. Una volta completato lo scaricamento di tutti quanti i file necessari, procederà con l'avvio dell'applicazione o comunque sia dell'ultima configurazione. Ok, perfetto. Quindi fondamentalmente che cosa succede? In questo caso, ok, noi possiamo fare un ollama list per vedere quelli che sono i modelli che ho scaricato, perché posso poterne avviare ovviamente quello che mi interessa. Come funziona l'avvio del nostro modello? Allora, una volta che l'abbiamo scaricato, possiamo anche chiudere la nostra schermata, oppure posso ripulire praticamente tutto quanto, no? Con CLS. La cosa un po' più importante è proprio questa. Se voglio avviare la mia applicazione, mi basterà fare un ollama serve. Dato che c'è un elemento, ok? Lui cercherà di avviare ovviamente l'unico modello che ha a disposizione. La questione qual è? Lui mi dice che non può effettuare delle richieste sulla porta 127001 sulla porta 11434. Per quale motivo? Perché tecnicamente se noi abbiamo già avviato la nostra applicazione o se noi abbiamo già avviato Ollama su un'altra utenza, effettivamente quella porta potrebbe essere già occupata, ok? Nel caso migliore fondamentalmente potete saltare il video fin quando non effettuo la prova, su quello siamo d'accordo, ma adesso vi faccio vedere come si personalizza o si customizza la porta di ascolto ovviamente del nostro Large Language Model, che è una delle cose più importanti in assoluto per la personalizzazione. Per modificare la porta di Ollama, fondamentalmente come prima cosa dovremmo cercare una porta libera. Se digitiamo su netstat, ok, ANO, fondamentalmente abbiamo l'elenco di tutte quante le porte che sono occupate in questo momento. La cosa un po' più importante per noi è proprio quella del cercare di capire, vado in CLS per ripulire tutte queste informazioni, dobbiamo cercare una porta. Allora, come facciamo? Sempre netstat ANO, dove andiamo a specificare con il pipe, ovviamente che serve per la ricerca all'interno di questo enorme, di questa valanga di informazione, il find string, due punti, anzi scusatemi, direttamente il valore, per esempio 7999. Guardate, la 7999 in questo caso è già occupata, è già in ascolto, se ci fate caso è in versione TCP, ne devo cercare un'altra, vado per esempio sulla 7998, ok, e qui vedete se non mi risponde nulla significa che è libera. E allora a questo punto che cosa dovremmo fare? Secondo la documentazione di Ollama sulle domande più frequenti, quindi sulle FAQ, praticamente abbiamo la specifica di Ollama host nelle variabili di ambiente di Windows. Che cosa significa questo? Che in pratica se andiamo su Start e cerchiamo variabili d'ambiente, ci verrà visualizzato modifica variabili d'ambiente relative al sistema, ci clicco sopra, in pratica mi verrà visualizzato un elemento dove con un pulsante, se clicco su variabili d'ambiente, mi vengono elencate le variabili sia per l'utente che attualmente è loggato all'interno del sistema, sia le variabili di sistema che sono comuni, quindi sono variabili comuni a tutti quanti gli utenti, se ci sono dei sistemi multiutenza. Allora l'idea è questa, creo una nuova variabile, ok? E do il nome esattamente in maniera compatibile con quello che c'è scritto qui, ollama underscore host, tutto in maiuscolo mi raccomando, e gli dico che deve essere in ascolto sulla 0000 sulla porta 7998. Confermo questa impostazione cliccando su ok, ok, ok. Adesso chiudo tutti quanti i terminali, chiudo ovviamente, guardate da qui sotto, tutte le istanze di Ollama, vado su quit Ollama,
vado su Start e riavvio Ollama. Eccolo qui. Ci siamo? Allora a questo punto cosa succede? Per vedere che tutto quanto è andato a buon fine mi basterà visualizzare, vedete, nuovamente quest'icona. Adesso apro il prompt dei comandi e vado su Ollama serve. Ok? Qui lui mi dice che in questo caso praticamente la porta in ascolto, ok? C'è già un servizio che sta in ascolto esattamente su quella porta. Allora a questo punto che cosa devo fare? Ollama significa che è già attivo, in questo caso sulla porta 7998, devo effettuare un Ollama run lama 3.1. Ed eccolo qui. Guardate, lui praticamente è già in ascolto, fondamentalmente è già pronto per effettuare le nostre operazioni. Posso effettuare l'invio di un messaggio, ad esempio, ciao Giovanni. Eccolo qui, lui mi risponde, come stai oggi? Eccolo qui. E questa è la risposta fondamentalmente dell'intelligenza artificiale. Però adesso abbiamo personalizzato praticamente la porta di Ollama. Vediamo un po' come funziona per esempio già l'invio di messaggi direttamente ad Ollama per capire se funziona esattamente su quella porta.